Trilioni di foto scattate ogni singolo anno con gli smartphone, pazzesco, vero? E a ogni nuova release di iOS l'entusiasmo sale inevitabilmente alle stelle, specialmente quando si tratta di scoprire le novità dell'app fotocamera. È un momento sempre affascinante, ma che fa sorgere subito una domanda del tutto legittima. I modelli che abbiamo già in tasca reggeranno il colpo o rimarranno indietro? In questo nostro approfondimento andiamo dritti al sodo. Esploreremo proprio questo scenario per capire con esattezza come l'intelligenza artificiale, le specifiche hardware pure e l'intramontabile arte della fotografia si stiano intrecciando in questo preciso momento storico. Bene, ecco la mappa del nostro percorso. Inizieremo guardando alle innovazioni fotografiche di iOS, per poi tassare al vero spartiacque tecnico, il chip e la RAM. Al punto 3 vedremo concretamente la lista dei dispositivi supportati e limitati. Successivamente toccheremo con mano il confine fisico dell'hardware e chiuderemo con una prospettiva davvero rassicurante sull'arte che va ben oltre il modello del dispositivo. Partiamo dal nostro primo punto, le innovazioni fotografiche di iOS e la nuova frontiera del software. Ora, a ogni grande rilascio c'è sempre un dibattito acceso, è quasi un grande classico. Da una parte c'è chi grida alla pura strategia di marketing, pensata unicamente per spingere le vendite dei nuovi modelli. Dall'altra chi difende l'esistenza di reali e concreti vincoli hardware. In questa analisi ci baseremo esclusivamente sui fatti, mantenendo uno sguardo del tutto oggettivo per capire cosa separa realmente le capacità dei vari telefoni, senza prendere le parti di nessuno. Parliamo allora delle nuove chicche per i dispositivi di fascia alta. Si tratta di funzioni a dir poco rivoluzionarie. Abbiamo la modalità Siri, con la Visual Intelligence integrata direttamente nell'istante dello scatto. Poi c'è il fotoritocco generativo, capace di estendere i bordi di un'immagine in modo artificiale ma praticamente invisibile a occhio nudo. E ancora una pulizia avanzatissima degli sfondi. Addio passanti indesiderati nelle foto delle vacanze. Tutto questo coronato da un'interfaccia super personalizzabile, dove i controlli possono essere spostati a piacimento. Praticamente una vera postazione di post-produzione tascabile. Ma perché non si possono avere queste meraviglie su tutti gli smartphone? Questo ci porta al punto 2, lo spartiacque. Chip e RAM rappresentano infatti il motore dietro questa intelligenza. Per capirci bene dobbiamo definire il concetto di fotografia computazionale. In parole povere, è l'uso di un'elaborazione locale avanzatissima e di algoritmi generativi per spingere le immagini ben oltre i normali limiti dell'ottica tradizionale. Il dettaglio assolutamente fondamentale qui è la parola locale. Queste operazioni non avvengono su un server lontano in chissà quale cloud, avvengono lì, sul momento, dentro il dispositivo e richiedono una potenza di calcolo brutale in frazioni di secondo. E questo ci porta al numero magico che definisce il limite tecnico di oggi. 8. Esatto, 8 giga di memoria RAM. Pensiamoci un attimo, fino a poco tempo fa questa era la dotazione minima per far girare un computer desktop di tutto rispetto. Accoppiati alle Neural Engine di ultimissima generazione, questi 8 giga sono la base vitale per far funzionare in modo fluido e soprattutto interamente in locale il pacchetto delle nuove funzioni IA. Senza questo immenso spazio di manovra, il sistema collasserebbe letteralmente sotto il peso di milioni di calcoli al secondo. Passiamo quindi al terzo capitolo, dispositivi supportati e limitati, per comprendere bene come si divide la lista in base a queste rigorose specifiche. I dati parlano chiaro e mostrano una divisione netta detta puramente dall'architettura del processore e dalla RAM. Nella prima colonna abbiamo chi riceverà il supporto IA completo, parliamo di iPhone 15 Pro e Pro Max, l'intera gamma iPhone 16 e ovviamente i modelli dal 17 in su. Questi possiedono l'hardware necessario. Nella seconda colonna invece troviamo dispositivi validissimi come l'iPhone 13, la famiglia iPhone 14 e persino l'iPhone 15 base. Riceveranno gli aggiornamenti di sistema e i miglioramenti di stabilità essenziali, ma non le funzioni di intelligenza artificiale locale. Il motivo tecnico? Sono fermi a 4 o 6 GB di RAM, non arrivano semplicemente a quella famosa soglia degli 8. E a proposito di limiti strutturali, eccoci al quarto punto, il confine fisico dell'hardware, l'eterna sfida tra ottica e algoritmi. C'è una linea invalicabile tra il mondo digitale e quello fisico. Da un lato abbiamo gli aggiornamenti puramente software, come le modifiche dell'interfaccia e l'intelligenza artificiale di cui parlavamo. Dall'altro però ci sono le funzioni strettamente meccaniche. Pensiamo alle aperture variabili delle lenti o all'introduzione di nuovi sensori fisicamente più grandi per migliorare la gamma dinamica. Quest'ultime dipendono del tutto da componenti che vengono fabbricati fisicamente e assemblati solo nelle nuove linee di produzione. Per citare direttamente una verità fondamentale tratta dai documenti analizzati, nessun aggiornamento software potrà introdurre modifiche meccaniche sugli iPhone già in commercio. È un dato di fatto.
Non si può scaricare una lente nuova da internet o un sensore più luminoso via wifi. Ecco perché le innovazioni meccaniche più estreme sono per forza riservate alle nuove architetture. Ma attenzione, perché tutto questo ci porta alla riflessione forse più importante di tutte. Arriviamo così al quinto e ultimo capitolo, l'arte oltre il modello, il vero cuore pulsante della fotografia. Mettiamo da parte i microchip e la RAM per un istante. Questa è la parte decisamente più rassicurante della nostra analisi. I modelli delle generazioni precedenti non solo continuano a ricevere aggiornamenti vitali per la sicurezza e la stabilità del sistema operativo, ma rimangono strumenti ottici a dir poco fenomenali. È fondamentale ricordare che non è affatto importante avere sempre l'ultimissimo modello appena uscito dalla fabbrica per creare foto o video spettacolari. L'hardware ottico presente in dispositivi come l'iPhone 13 o il 14 Pro era un'eccellenza assoluta al momento del lancio e lo è rimasto ancora oggi. Le loro lenti catturano la luce in modi straordinari e questo valore non scade certo con l'uscita di un nuovo software. E per chiudere, una riflessione da cui non si può scappare. L'intelligenza artificiale offre comodità pazzesche, pulisce gli sfondi, estende le foto, suggerisce le luci, ma l'occhio umano, quella sensibilità unica nel cogliere un'emozione irripetibile in una frazione di secondo, potrà mai essere sostituita da un aggiornamento software. La magia computazionale impressiona, senza dubbio, ma la vera fotografia resta e resterà sempre una questione di visione, di composizione, di anima. E quella capacità di vedere il mondo appartiene unicamente a chi sta dietro l'obiettivo, a prescindere dall'anno di produzione del proprio telefono. Grazie per aver seguito questo approfondimento. Alla prossima!